i classici adesivi in stile DJI che scommetto non si staccheranno mai bene e lasceranno dei resti. Ciao ragazzi, siamo finalmente ad agosto, quindi buone ferie a chiunque di voi sia in ferie. In realtà anche io mi sarei dovuto prendere qualche giorno di pausa, ma come vedete sono sempre qui a realizzare video per voi, in quanto mi è arrivato un prodotto, un drone che mi avete richiesto davvero in tantissimi. Sto parlando del nuovo MGX Bugs 19B19, un nome davvero strano per un drone, ma in realtà lui è molto interessante perché pesa meno di 250 grammi, quindi esattamente come il DJI Mavic Mini e DJI Mini 2, può volare quasi praticamente ovunque, zone rosse permettendo, e costa decisamente poco, meno di 150 euro, con i miei link e coupon che trovate qui sotto in descrizione video e sul mio canale Telegram ufficiale TechBest Deals, linkato anch'esso in descrizione. Entrateci! Quindi amici, bando alle ciance, unboxiamolo insieme, vediamo cosa contiene la sua confezione e cerchiamo di capire insieme se vale la pena acquistarlo oppure no. Questo marchio MGX non vi suonerà sicuramente nuovo se in passato avete già posseduto qualche drone economico, un marchio di buona qualità per questa fascia di prezzo. Come vedete esteticamente ricorda davvero tantissimo il DJI Mavic Mini e il DJI Mini 2, abbiamo il radiocomando in dotazione che già notiamo essere dotato di un piccolo display incorporato che non guasta assolutamente mai, abbiamo un gimbal meccanico a singolo asse più stabilizzatore digitale, vedremo come funzionerà, VPU inferiore GPS e connettività Wi-Fi 5 GHz, è disponibile nelle colorazioni bianco oppure nero. Qui vedete che ho già pronta la mia bella bilancia perché dobbiamo subito misurare il suo peso e scoprire se pesa davvero meno di 250 grammi oppure è una bufala. Allora, molto interessante questa borsa con cui arriva l'MGX Bugs 19B19, quindi già pronto al volo senza dover acquistare altri accessori esternamente. Andiamo ad aprirla insieme e vediamo cosa contiene. Molto compatta comunque, dimensioni perfette per essere trasportata, ed eccolo qui, guardate, a prima vista sembra davvero un DJI Mini 2. Vediamo prima comunque gli accessori che troviamo in dotazione. Manualistica che io vi consiglio sempre di leggere, in quanto qui trovate anche il QR code. Per l'appunto trovate i QR code per scaricare l'applicazione per il vostro smartphone, che sia Apple oppure Android. Inoltre è presente anche qualche simpatico sticker adesivo un po' in stile Apple, dai, un'idea simpatica. Ma addentriamoci più nel dettaglio con il suo radiocomando, che sembra particolarmente ben fatto per la sua fascia di prezzo. Comunque vi ricordo che questo drone costa meno di 150 euro. Abbiamo un piccolo display, il sistema a doppia antenna, purtroppo solo una delle due è reale e lo capiamo dal fatto che solo qui vediamo il cavetto internamente, invece questa è vuota, quindi totalmente inutile. Gli stick sono decenti, nulla di eccezionale. Abbiamo il tasto per scattare foto e registrare video, il tasto per tornare a casa in caso di emergenza, il tasto per stoppare il drone in caso di quick shot varie, quindi per evitare che vada a sbattere in quanto non è dotato di sensori anticollisione, il tasto di accensione, un tasto per regolare la velocità del drone, un po' come funziona per la Sport Mode della DJI, e il tasto per decollo e atterraggio automatico, oltre a due ghiere. Me ne aspettavo solo una, anzi questa di sinistra è finta, non si muove, quella di destra sì, serve ovviamente per inclinare il gimbal. Non è dotato di batteria incorporata, ma dobbiamo inserire noi due batterie stilo da 1.5 volt classiche, comunque si trovano praticamente ovunque e possono essere sostituite al volo in caso fossero scariche. Qui abbiamo, penso, il supporto per smartphone che come vedete non è enorme, quindi non pensiate di poterci inserire dei tablet all'interno, e quella sotto è solo un'impugnatura per poter mantenere più saldo tra le nostre mani il radiocomando. Ma vediamo ora il drone, come si presenta. Eccolo qui con queste feritoie che sembrano dei sensori anticollisione, ma in realtà sono solo dei buchi in cui entra l'aria, anzi forse nemmeno quella. Abbiamo una cam in teoria 4K di buona qualità, ma è tutto da dimostrare in volo. Il gimbal è a singolo asse, serve sostanzialmente solo per
inclinare la cam, non stabilizza affatto. Per il resto troviamo i classici adesivi in stile DJI che scommetto non si staccheranno mai bene e lasceranno dei residui. Infatti, come dicevo, perché mettete questi adesivi se poi non li sapete mettere? Vabbè, comunque sia, cercate di rimuoverli magari scaldandoli un attimo con il phon in modo che la colla se ne venga via totalmente. Il drone in sé non sembra costruito male comunque, i bracci hanno una buona resistenza all'apertura, quindi questo è un buon punto a favore. La batteria è posta qui dietro, arriva completamente scarico, come vedete abbiamo 4 LED di carica. Per rimuoverla ci basterà tirare ed estrarla. Abbiamo anche un supporto in gomma piuma per evitare che si possa scaricare durante il trasporto. Comunque si tratta di una 7.7 volt da 1820 mAh e come avete visto non abbiamo nessuna base di ricarica in confezione, in quanto la batteria si ricarica tramite un semplicissimo, comunissimo connettore USB Type-C. Nella parte inferiore abbiamo la VPU che è molto gradita, specialmente in questa fascia di prezzo, composta da sonar, anche se credo in realtà siano solo sensori ad infrarossi, più una piccola cam centrale. Il GPS è incorporato, i motori sono brushless, anche se non a sgancio rapido, ma nemmeno DJI lo fa, quindi non mi sorprende questa cosa. C'è la classica vitarella da dover rimuovere. Qui il confronto con il DJI Mini 2. Come potete vedere si somigliano davvero tantissimo. Tra l'altro non ho visto nemmeno, eccolo qui, il connettore per la micro SD. Mi stavo spaventando, ma in realtà è presente. Potete inserire una micro SD in cui salvare foto e video. Vabbè, ora vediamo quanto pesa questo piccolo drone. L'MGX Bugs 19B19 pesa esattamente 243 grammi che diventano 244-245 inserendo una micro SD, quindi il peso assolutamente ok. Tra l'altro ho notato ora queste eliche semitrasparenti un po' in stile Parrot Anafi che mi piacciono particolarmente, molto carine. Ma per il resto questo è l'MGX Bugs 19B19, un drone ben costruito almeno sembra, e sono davvero curioso di vedere in volo come si comporterà. Il display del radiocomando invece ci restituisce delle informazioni decisamente utili. Abbiamo lo stato di carica del radiocomando e del drone, la distanza e l'altezza, la velocità, GPS o VPO mode e mode 2. Poche informazioni ma molto utili. Quindi ragazzi, prime impressioni sull'MGX Bugs 19B19. No, ho sbagliato amici, questo è il DJI Mini 2, eccolo qui. Vabbè, sono praticamente identici o quasi. Al tatto, prime impressioni positive, sembra un drone economico ma comunque ben costruito, molto carino il radiocomando con display incorporato. Non si tratta ovviamente di un drone pensato per professionisti o chi vuole fare delle foto e video di grande qualità, ma un drone da meno di 150 euro pensato per chi vuole imparare a volare senza spendere somme esagerate. Io vado subito a ricaricare la batteria del drone, scarico l'applicazione e cerco di capire un po' come vola l'MGX Bugs 19B19, rimandandovi alla prova di volo, il mio prossimo video che arriverà entro un paio di giorni, sempre qui sul mio canale ovviamente. Ora però voglio sapere voi cosa ne pensate di questo drone, lo trovate interessante? Sì, no, avete dubbi o domande? Beh, fatemelo sapere lasciando un bel commento qui sotto, parliamone insieme. Vi ricordo che se volete acquistarlo trovate tutti i link d'acquisto qui sotto in descrizione video, invece eventuali coupon li pubblicherò sempre aggiornati sul mio canale Telegram ufficiale Tech Best Deals. Entrateci per rimanere sempre aggiornati sulle offerte dal mondo della tecnologia. Siamo già oltre 30.000, davvero tantissimi. E se questo video almeno un pochino così vi è piaciuto, beh, potete supportarmi molto semplicemente con un like, un commento, una condivisione, iscrivendovi a questo canale e attivando la campanellina per non perdervi le notifiche dei miei nuovi prossimi video. È tutto completamente gratuito, io ora vi saluto e vi do appuntamento al mio prossimo video, sempre che vogliate, sempre qui su AddXS2Tech. Alla prossima, ciao ragazzi!